Christian Chivu sembra essere rimasto affascinato da un giovane che milita in Serie A e che potrebbe essere un nome per il mercato di gennaio. Parlo di Giovanni Santana Donacimiento che proprio contro l'Inter ha segnato il suo primo gol in campionato e sembra aver fatto scoccare la scintilla con il club nerazzurro che pare aver già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Parleremo di lui in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, ma non solo, perché dopo una settimana intensa, con 2 sconfitte, la prima nel derby e poi quella in Champions League, la prima in Champions League contro l'Atletico Madrid, ci sono tante, questioni da affrontare a 2 giorni dalla, sfida in Toscana contro il Pisa e lo faremo in uno dei format più apprezzati qui su Passione Inter, quello delle top news del momento. Tanti temi sono stati affrontati già nel club di Passione Inter, al quale io vi invito, come sempre, prima di partire, ad unirvi, ad entrare a far parte della nostra magica famiglia e fantastica famiglia, nerazzurra e vi ricordo anche di continuare a sostenere il progetto Passione Inter con un like a questo contenuto e l'iscrizione al canale. Partiamo perché sono tante cose da dire, come sempre, e partiamo dall'identikit di questo giocatore, di Giovani, di nazionalità brasiliana, attaccante ovviamente, di piede mancino, ma in realtà mi verrebbe da dire ambidestro, perché il gol contro l'Inter l'ha siglato con il piede destro, quindi può sfruttare insomma entrambi i piedi, 12 presenze su 12 in Serie A con la maglia del Verona che l'ha sempre sfruttato, da titolare e, con un totale di minuti giocati 971, quindi molto, molto impiegato dal Verona quest'anno, già 2 gol e 3 assist collezionati, da questo attaccante che appunto è sotto la lente dell'Inter, ma soprattutto è sotto la lente di Christian Chivu. Perché però, al di là del gol segnato contro l'Inter che tutti, ci ricordiamo, perché in questo momento si parla tanto di questo giovane talento che è attenzionato non solo dall'Inter, ma anche da altre squadre. Vi ho portato un po' un quadro e un po' un identikit di questo giocatore, basandomi su delle statistiche che, vi riporto. Innanzitutto vi dico, sono statistiche, prese da Sofascore, quindi il sito è Sofascore. Allora, l'ho detto prima, Giovane ha già segnato 2 gol in Serie A. Guardando e partiamo innanzitutto dalla, statistica dei gol attesi, praticamente ha fatto quello che ci si aspettava da lui, perché appunto siamo sopra ai 2 gol attesi e ha segnato esattamente 2 gol. Però, se consideriamo e guardiamo anche il dato relativo alla frequenza, delle reti, stiamo parlando di un gol ogni, 486 minuti, quindi circa un gol ogni, 5 partite complete. È un dato che, sottolinea come, stiamo parlando di un giocatore che forse deve ancora migliorare nella continuità, sotto porta. Lo vediamo anche nel dato della percentuale realizzativa di appena, 6%, il che vuol dire che su tutti i tiri che lui ha tentato solo una piccola parte si è trasformata in gol. Però su questo secondo me va aggiunta una cosa, perché, guardando il giocatore, al di là delle statistiche, lui è un giocatore che cerca spesso il tiro, ma spesso lo fa in una posizione non ottimale. Questo potrebbe portarci a pensare che semplicemente o debba migliorare in quelle che sono le scelte o che magari, e qui sottolineo perché penso che possa dipendere molto anche da questo, debba solo aver bisogno di trovarsi in un contesto in cui avere più opzioni che non lo portino per forza a forzare, scusate la ripetizione, a forzare il tiro. Quindi questo potrebbe essere anche una chiave di lettura diversa che va oltre quelle che sono i semplici numeri, ecco, le semplici statistiche. Ma uno, degli aspetti molto positivi di questo giocatore che va sottolineato è che ha un impatto importante sulla manovra offensiva. L'abbiamo detto, non è al momento un rifinitore puro, ma sicuramente sa leggere bene gli spazi e sa servire i compagni. Questo viene confermato dai 3 assist collezionati, li leggiamo, e ha superato addirittura quelli che sono gli expected assist, quindi gli assist attesi. Significa che è un giocatore che quando riceve palla riesce molto bene ad incidere e a mettere soprattutto i compagni in condizione di segnare.
La precisione nei passaggi, diciamo che è del 67%, lo leggiamo, quindi è una percentuale buona, ma con margine di miglioramento nella metà campo offensiva, dove vediamo che cala al 58%. Questo è un segnale chiaro, ossia è un giocatore che comunque ha buona visione di gioco e ha una buona capacità di leggere, le situazioni. Ma veniamo anche al lato fisico, del giocatore, perché innanzitutto per quanto riguarda la capacità di saltare l'uomo, che è una delle caratteristiche che si ricercano molto e che ricerca molto anche l'Inter, perché forse un po' manca e ultimamente è anche in calo sotto quel punto di vista, Giovane riesce in circa la metà dei dribbling tentati a partita, lo vediamo. Nei contrasti, soprattutto in quegli aerei, non è fortissimo, non è un giocatore che vince e che ha la meglio nei duelli fisici, ma il suo punto di forza rimane la creatività in attacco e non la fase difensiva e lo vediamo. Un dato interessante è quello delle palle perse, perché perde circa 15,8 palloni a partita. Questo vuol dire che sicuramente si prende dei rischi, ama molto il gioco verticale ed è una cosa che potrebbe sposarsi bene con Chivu, ma serve una squadra che lo protegga alle spalle, serve un centrocampo attento e solido e l'Inter nelle ultime partite ha mostrato delle lacune proprio sotto questo aspetto. Quindi cosa dire su questo giocatore per sintetizzare e non dilungarmi troppo? Sicuramente Giovane è un talento veloce, è un giocatore veloce, imprevedibile, capace di andare a creare occasioni, a trovare gli spazi ed è normale che per questo Chivu lo abbia notato, perché comunque è il tipo di giocatore che ti può cambiare ritmo, può rompere quelle che sono le catene difensive e può darti soluzioni nuove in attacco, che è quello di cui l'Inter probabilmente adesso ha bisogno. Chivu lo nota perché comunque contro l'Inter, ad esempio, ha segnato e ha messo in difficoltà la difesa nerazzurra con degli scatti e delle scelte offensive che hanno attirato l'attenzione, delle scelte anche un po' imprevedibili, quello che dicevo prima. Nel caso specifico della partita contro l'Inter, lui riceve palla, punta l'uomo senza paura e calcia col destro. Si parla già in questo momento di contatti avviati dall'Inter con l'entourage del giocatore e di cifre che soprattutto nell'ultimo periodo sono salite fino ad aggirarsi intorno ai 20-30 milioni, soprattutto perché non c'è solo l'Inter sul giocatore, ci sono anche altri club di Serie A e non solo. Ma la cosa che va specificata e che ho sottolineato anche all'inizio è che sembra che il brasiliano sia una richiesta effettiva dell'allenatore, di Christian Chivu, che sta monitorando quelle che sono le sue prestazioni. C'è una cosa da dire sull'aspetto economico, perché è un giocatore che ha 12 presenze in Serie A, 2 gol in Serie A, e in questo momento il prezzo si sta alzando perché è attenzionato da delle big. Se andiamo a vedere il valore su Transfermarkt, viene valutato 4 milioni. Ovviamente quello di Transfermarkt non è un valore oggettivo, non è una valutazione oggettiva e soprattutto va detto che quando un giocatore giovane attira quello che è l'interesse delle big, il prezzo sale e soprattutto il club dall'altra parte, il club che deve cederlo, cerca di trarre il massimo da questo tipo di situazioni. Quindi in questo momento il prezzo sta salendo. Onestamente ad oggi non so se valga la pena, ecco, investire una cifra così importante per un giocatore così giovane scusate, giovane di nome e giovane di fatto, perché, comunque sia penso che bisognerà dargli anche un po' più di tempo per analizzare e per capire. Sicuramente i presupposti sono buoni, è un giocatore che fa vedere cose interessanti, ma che bisogna mettere un po' insieme i pezzi per darne una valutazione oggettiva. Sicuramente però la sensazione è che all'Inter in questo momento manchi qualcosa. Chivu ha sempre detto, ha continuato a ripetere ed è una cosa che gli hanno fatto notare dopo la partita contro l'Atletico Madrid, che avevo notato e che avevamo notato penso tutti anche dopo il derby. Lui dice sempre manca qualcosina in più, riferendosi spesso a quello che già ha, come se quello che già ha dovesse mettere in campo qualcosa in più, ma tra le righe io voglio dire che forse si può manifestare anche un'esigenza di andare
magari a soddisfare delle richieste di mercato che non sono state soddisfatte in estate. Quindi magari quel qualcosina in più a cui fa riferimento Kivu non è detto che sia soltanto confinato a quello che già ha. E proprio su questo si è espresso chi conosce bene l'ambiente Inter, e sto parlando di Beppe Bergomi. Questa questione è stata presentata stamattina nel club di Passione Inter, perché Bergomi al club ha detto chiaramente che l'Inter, e qui ve lo cito, per essere competitiva non può vivere soltanto di un bel gioco, serve sostanza, serve un difensore rapido, un centrocampista fisico e una punta che vada a risolvere i duelli individuali. Diciamo che sono cose che abbiamo già sentito e risentito, e sono esigenze che abbiamo sentito e risentito probabilmente, e viene un po' al nocciolo della questione e a quello che aveva detto anche Kivu: il bello e il buono non basta, serve qualcosa in più, e forse quel qualcosa in più è dato proprio da giocatori che hanno delle caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo in questo momento, che possono dare il loro contributo, ma che magari in alcune partite, e non è un caso che Milan e Atletico Madrid giochino praticamente allo stesso modo, che in alcune partite possono essere limitanti, quindi c'è bisogno di andare ad intervenire magari. Ascoltando quello che ha detto Bergomi, viene quasi naturale fare il collegamento con Giovane, perché, si può pensare che possa essere un'idea, per coprire almeno una di queste necessità, però attenzione perché Bergomi non a caso parla anche di un centrocampo più robusto e di una difesa veloce, elementi che oggi sicuramente in parte mancano all'Inter e che sono stati anche limitanti in quelle che sono state le sconfitte dell'Inter in questa stagione e le ultime sconfitte. Quindi magari questo ci fa pensare che il mercato potrebbe non fermarsi solo e soltanto ad un singolo acquisto, visto che comunque la rosa sta chiedendo un po' più di equilibrio in più reparti, anche la situazione sulla corsia di destra può essere un altro argomento. E a proposito di equilibrio, c'è anche chi forse deve ritrovare il proprio equilibrio personale. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Lautaro Martinez, che è partito con cifre migliori, con numeri, scusate, migliori rispetto alla precedente stagione. La Gazzetta, che stamattina ha messo il capitano e Christian Chivu in prima pagina, ricorda che Lautaro, e qui cito, in questa stagione ha segnato 3 gol nelle ultime 9 partite, ehm, salendo a 8 reti stagionali tra campionato e Champions League. Lo scorso anno invece era partito molto più lentamente. Qui bisogna dire che sicuramente i numeri vengono visti come una buona notizia, che però non va a cancellare, quella che può essere una percezione più ampia, che va oltre i numeri, perché c'è quella sensazione che nelle partite pesanti, so che sembra una frase trita e ritrita, però c'è quella sensazione che nelle partite pesanti il suo rendimento diventi meno incisivo, no, vada quasi in ombra Lautaro rispetto ad altri giocatori. Non è un caso che contro il Milan e contro l'Atletico Madrid Christian Chivu lo abbia fatto uscire al 60°. Questo sicuramente crea una situazione nella quale Lautaro può restare e resta il riferimento offensivo, il capitano, il leader della squadra, ma rispetto all'anno scorso c'è una grande differenza, che l'Inter può beneficiare di alternative valide, che possono mettere in bilico anche la titolarità di uno come Lautaro Martinez o farlo uscire al 60° in gare pesanti, come è successo nelle ultime. È un modo, secondo me, da parte di Stanchivo, non per penalizzare il capitano, ma forse per fargli ritrovare quella fame, quello stimolo e forse anche quel sorriso di cui ha parlato Kivu, che quando va in ombra, quando si mette in ombra, appunto sembra mancare, perché Lautaro sappiamo che la buona volontà ce la mette sempre, sappiamo che è uno che ha sempre cattiveria, però ci sono partite in cui veramente molti di noi si chiedono: "Ma dov'è Lautaro? Che fine ha fatto Lautaro?" E non è un caso. Quindi l'interrogativo in vista di Pisa è sicuramente chi giocherà in attacco, perché ogni settimana, soprattutto ora con tante partite ravvicinate, ci sarà, diciamo un grande ballottaggio e grandi dubbi per Christian Chivu, nonostante lui dica che non ha dubbi solitamente, ma, vediamo quanta verità c'è dietro queste parole.
quindi chi giocherà in attacco contro il Pisa. La buona notizia per la sfida in Toscana è che Chivu dovrebbe recuperare almeno Mkhitaryan, che è rientrato ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare disponibile per la gara contro il Pisa, magari rivedendolo per una parte di gara, ridandogli un po' di minutaggio, perché comunque è stato fuori parecchio tempo e ha sicuramente bisogno di rimettere minuti nelle gambe. Purtroppo però invece sulle fasce la situazione resta critica, con Dumfries e Darmian ancora out. Quindi prima di chiudere questo contenuto vi lascio con una domanda. Innanzitutto vi chiedo se Giovane secondo voi può essere un profilo adatto all'Inter, se lo state seguendo, se vi sta convincendo, e anche chi vorreste vedere in campo contro il Pisa, perché ancora di indisponibili ce ne sono diversi, ancora di casi ce ne sono diversi e forse sono aumentati anche dopo le ultime 2 partite, quindi vi chiedo soprattutto chi vince il ballottaggio in attacco, e vi lascio anche con questa domanda relativa alla corsia di destra. Abbiamo avuto modo di vedere Carlos Augusto nelle ultime partite, c'è un Luis Enrique ancora non dico oggetto del mistero, ma sicuramente un giocatore che deve dimostrare. La vostra scelta su chi ricade? Vi chiedo tutto questo e vi aspetto come sempre nei commenti, quindi vi aspetto qui sotto. Nel frattempo, come sempre, io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare